L'aspetto scientifico relativo alle esperienze di premorte impone che quando il sangue smette di affluire al cervello avviene la morte clinica e in quel momento succede qualcosa. 10-20 secondi dopo questo evento si esegue un elettroencefalogramma e questo indica la fine dell'attività elettrica del cervello. Non c'è nessuna attività misurabile da parte del cervello, nemmeno con lo strumento più sensibile, dunque di conseguenza qualsiasi esperienza cosciente per la scienza convenzionale è assolutamente impossibile. Eppure centinaia di migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo riferiscono di esperienze molto chiare, ordinate e straordinariamente coerenti con quella che poi, nel momento del risveglio, scoprono essere la realtà. Gli strumenti di cui dispone il medico non rilevano nessun segno di coscienza, non c'è nessuna prova che attesti le funzioni cerebrali, non ci sono stimoli dolorosi, non ci sono riflessi pupillari, niente. Il paziente è clinicamente morto, per quanto ne sappiamo il paziente non dovrebbe avere memoria e invece qualcosa di strano succede, perché a giudicare dalle numerosissime esperienze di premorte di persone decedute per qualche lasso di tempo e poi rianimate, nel posto in cui si trovavano c'è la parte cosciente di loro. E se è vero che pochi istanti prima di morire il cervello rilascia un grandissimo numero di sostanze, fra cui la DMT che provoca allucinazioni, perché allora una volta risvegliati riferiscono esattamente gli eventi che stavano avvenendo in quel preciso momento? Suppongo che la parola migliore che esista in questo ambito per descrivere la parte non materiale e però allo stesso tempo cosciente dell'essere umano sia anima. Un'entità che esiste separatamente dal corpo fisico che spiegherebbe le esperienze di premorte. Una parte separata dal materialismo dell'essere umano che sperimenta, percepisce e ricorda nei minimi dettagli ciò che accade quando si è fisicamente sulla Terra ma clinicamente morti. Questo rende la ricerca sulle esperienze di premorte così affascinanti perché letteralmente entriamo nell'ambito dell'assolutamente ignoto. Possiamo filosofeggiare e dire che anche se all'apparenza una persona è morta, essa continua a vivere e a questo punto si configura esattamente il mio video che parla della vita dopo la morte e la domanda sorge spontanea: la coscienza sopravvive alla morte fisica? Di solito quando la persona subisce gravissimi traumi o è già clinicamente morta riferisce che la propria coscienza sale al di sopra del corpo. Da quel punto di osservazione possono sentire e vedere tutti gli eventi terreni che si stanno svolgendo in quel momento, comprese le persone che cercano freneticamente di riportarlo in vita. Questi precisi eventi, sempre all'interno delle esperienze di premorte, si chiamano esperienze extracorporee, una condizione in cui ciò che vedono e ciò che sentono, quando lo verificano in seguito, è completamente accurato, il che, se si parla solo di allucinazioni prodotte dalla DMT, è abbastanza sorprendente. Qui dal progetto Gateway, per quanto riguarda questo speciale stato che sperimentiamo attraverso le esperienze di premorte come attraverso stati di meditazione profonda, in questo fascicolo ufficiale attualmente presente nell'archivio ufficiale della CIA, in questo studio ufficiale prodotto da un distaccamento di intelligence dell'esercito che ho già tradotto integralmente, in merito al quale ho già realizzato numerosi video, nel paragrafo intitolato Stato speciale, esperienze fuori dal corpo, possiamo leggere che sebbene la coscienza umana possa con sufficiente pratica andare oltre la dimensione dello spazio-tempo e interfacciarsi con altri sistemi energetici in altre dimensioni, l'intero processo è notevolmente migliorato se quella coscienza può essere distaccata in larga misura dal corpo fisico prima che tale interfaccia sia tentata.
Una volta che un individuo diventa esperto nella tecnica del movimento fuori dal corpo e poi raggiunge il punto in cui è in grado di uscire dallo spazio-tempo mentre è fuori dal suo corpo, ottiene il vantaggio di fare click out nella parte superiore della sua coscienza, pur partendo da una base situata molto più vicino alle dimensioni con cui vuole comunicare. In altre parole, poiché parte da un punto molto più in alto, per usare un'analogia dal contesto spazio-temporale, quella parte della sua coscienza coinvolta nel fare click out avrà molto più tempo per interagire in dimensioni oltre lo spazio-tempo, perché meno tempo è necessario per attraversare gli stati intermedi. Inoltre, una volta che l'individuo è in grado di proiettare la sua coscienza oltre lo spazio-tempo, quella coscienza tenderebbe logicamente a trascinare la sua uscita in frequenza con il nuovo ambiente energetico a cui è esposta, aumentando così notevolmente la misura in cui la coscienza alterata dell'individuo può essere ulteriormente modificata per ottenere un punto di messa a fuoco più elevato e uno schema oscillante molto raffinato. Di conseguenza dovrebbe derivare un processo di autogenerazione per cui quanto più la coscienza nello stato extracorporale può essere proiettata oltre la dimensione spazio-temporale, tanto più il suo livello di produzione di energia sarebbe migliorato, promuovendo così il potenziale per ulteriori viaggi. La conclusione provvisoria da trarre è che l'uscita dal corpo accresce la coscienza e si interfaccia con dimensioni al di là dello spazio-tempo. Ecco signori, questioni subatomiche molto complesse che si riassumono con una frase: la conclusione provvisoria da trarre è che l'uscita dal corpo accresce la coscienza e si interfaccia con dimensioni al di là dello spazio-tempo. Dunque, non speculando, non seguendo la narrativa di un film di fantascienza, ma prendendo direttamente le informazioni da un fascicolo ufficiale di intelligence rimasto top secret per 40 anni, possiamo concludere che l'uscita dal corpo che sperimentano le persone all'interno delle esperienze di pre-morte si interfaccia con dimensioni al di là dello spazio-tempo. Dunque, di conseguenza, seguendo la logica di questa pseudoscienza, una volta deceduti, quella che in modo molto semplicistico chiamiamo anima, si interfaccia con altre dimensioni che, a detta del Gateway, sono al di là dello spazio-tempo. Fine. A quanto pare, una volta deceduti, siamo in grado di trascendere le dimensioni. Quanto erano importanti questi studi per l'intelligence statunitense? Questo mio video si va ad incastrare pesantemente all'interno di tutti gli altri video che ho realizzato sulla parapsicologia e sul remote viewing, portando sempre e comunque documenti ufficiali. Voglio dire, com'è possibile che l'intelligence nel più totale segreto legislativo studiasse queste cose? E che cosa c'è che non sappiamo? All'interno dell'archivio ufficiale della CIA esiste un'intera sezione chiamata Stargate con decine di migliaia di documenti che parlano proprio di questo, metafisica e parapsicologia. Voglio dire, che cosa c'è che non va? Robert Bigelow della Bigelow Aerospace è il primo contrattato per la difesa statunitense nell'ambito del programma UFO del Pentagono. Così è stato con l'ATIP, il fondatore stesso del programma di identificazione delle minacce aerospaziali avanzate. Il senatore Harry Reid tenne numerosi briefing e diede numerosi incarichi alla Bigelow Aerospace per quanto riguarda lo studio degli UFO, e ancora oggi molte questioni relative agli UAP sono classificate. Quello che state guardando è un articolo del New York Times del 23 gennaio 2021 intitolato "Riusciranno Robert Bigelow e il resto di noi a sopravvivere alla morte? Sta offrendo $1 milione a chi lo aiuterà a capirlo". Per farvi capire di chi stiamo parlando, il signor Bigelow ha acquistato lo Skinwalker Ranch nello Utah. Parliamo di un miliardario anticonformista che il New York Times stesso ci riferisce essere direttamente implicato nel programma UFO del governo americano. Ebbene, l'ultimo sforzo del signor Bigelow, a quanto pare, è concentrato nel mondo degli spiriti, perché ha finanziato una ricerca che possa dimostrare concretamente che la coscienza sopravvive alla morte fisica. Lo scorso giugno, 4 mesi dopo che la malattia del midollo osseo e la leucemia hanno causato la morte della moglie di 55 anni, a 72 anni il signor Bigelow ha fondato silenziosamente il Bigelow Institute for Consciousness Studies per sostenere la ricerca su ciò che accade dopo la morte.
ha posto le basi per il suo nuovo concorso nell'aldilà, alla ricerca della migliore prova disponibile della sopravvivenza della coscienza, con premi di 500.000, 300.000 e 150.000 dollari per il primo, secondo e terzo posto. I vincitori saranno annunciati il 1 novembre 2021, ovviamente. I partecipanti devono qualificarsi come ricercatori seri entro il 28 febbraio con un record di almeno 5 anni di studio nel campo e preferibilmente un'affiliazione con gruppi come la Society for Physical Research in Gran Bretagna. I contributi fino a 25.000 parole devono essere presentati entro il 1 agosto per essere giudicati da una giuria di specialisti. Il signor Bigelow ha detto di avere già un'idea di quale potrebbe essere quella migliore prova, ma sarebbe pregiudizievole da dire. L'interesse dei Bigelow per la coscienza è cresciuto dopo la morte per suicidio nel 1992 del figlio di 24 anni, Rod Lee, padre di un bambino e di una figlia non ancora nata. Quel figlio, Rod II, è cresciuto lottando contro la tossicodipendenza e sarebbe anch'esso morto suicida a 20 anni nel 2011. Sua sorella, la nipote del signor Bigelow, Blair, ha lavorato con le sue società aerospaziali e immobiliari e potrebbe eventualmente rilevarle. Insomma, dalle poche righe del New York Times, signori, si capisce molto bene perché questo magnate aerospaziale miliardario si è interessato alla vita dopo la morte, ma questo suo concorso come è andato a finire? Vi dico soltanto che fra i giudici c'erano persone del calibro di Hal Puthoff, neurologi forensi, scienziati, eccetera. E cari amici, il primo premio, che nelle fasi finali del concorso era salito a $1.500.000, è stato assegnato a Jeffrey Mishlove, che detiene l'unico dottorato mai assegnato nel mondo in parapsicologia. Capito? Io sono qui in Italia a farmi prendere in giro quando parlo di certe cose e invece in America le persone prendono i dottorati. Al centro di molti dei saggi c'è la preoccupazione di come le prove della sopravvivenza della coscienza al di là della vita biologica rappresentino una sfida fondamentale per i modelli prevalenti di percezione e cognizione umana. La domanda che è stata sollevata è molto semplice. Se la mente non smette di funzionare con la morte del cervello, dov'è realmente situata la coscienza? Che cos'è la mente? Se la coscienza vive oltre la morte del cervello, dobbiamo dedurre che la coscienza di ognuno di noi non sia un'esclusiva del nostro cervello. Il saggio di Mishlove persegue questa speculazione, insomma, e porta a tesi a favore del fatto che la coscienza degli esseri umani sia qualcosa che va ben al di là del corpo biologico e che esista una specie di coscienza collettiva universale. Racconta come i resoconti dei testimoni delle esperienze di premorte possano essere compresi in termini di teorie quantistiche dello spazio-tempo. Per quanto riguarda le prove, fino a che punto non dobbiamo credere ai nostri sensi? Spesso veniamo ingannati dalle sostanze chimiche che si sprigionano nel cervello durante la morte del corpo fisico, ma attualmente, signori, ci sono oltre 20 milioni di casi documentati di esperienze di premorte. 20 milioni! E la maggior parte di esse sono simili. Molte raccontano di un viaggio fuori dal corpo con conseguente relazione coerente di ciò che stava avvenendo in quel momento intorno a lui. Ecco, un'esperienza di premorte non è una prova, 2 non sono una prova, ma 20 milioni di esperienze di premorte disegnano un sistema bello grosso che forse è in grado di darci dei saggi consigli in merito a ciò che accadrà nel momento della nostra dipartita. Per quanto riguarda prove scientifiche replicabili, sono molto difficili da ottenere perché semplicemente non è il nostro sistema. Soltanto con la coscienza è possibile sperimentare i misteri della coscienza, ma vivendo con questa consapevolezza, gli studi della Bigelow Aerospace stanno avanzando in maniera veramente vertiginosa. L'Institute for Advanced Consciousness Studies è un laboratorio di ricerca che utilizza neuromodulazione, realtà virtuale aumentata, neurofeedback e stati alterati per studiare la coscienza. In particolare, il nostro obiettivo è catturare, modellare e fornire con precisione un ripristino a volontà di stati discreti di coscienza. Il nostro obiettivo attuale è modellare l'esperienza meditativa. E qui, dal sito ufficiale dell'Istituto per lo Studio Avanzato della Coscienza della Bigelow Aerospace, torniamo agli studi pionieristici del progetto Gateway. Anche in questo caso propongono stati meditativi profondi. Vogliono valutare l'impatto di un'esperienza audiovisiva sugli stati d'animo, identificare le gradazioni dell'esperienza meditativa, meditazione accelerata con neuromodulazione guidata da neuroimaging, meditazione accelerata con realtà virtuale e neurofeedback. E qui potete vedere l'immagine di una persona sottoposta a questo tipo di meditazioni controllate aiutate da tecnologie all'avanguardia. Siamo ancora all'inizio di questi studi e
Come dire, i misteri della coscienza sono ancora innumerevoli. Non abbiamo nemmeno capito se guardare al nostro cervello è il modo migliore per capire su quale scala si basa la comprensione della coscienza. Sicuramente investendo risorse in questo tipo di ricerche, sicuramente aiutati da un dirompente avanzamento tecnologico, sono fiducioso, riusciremo a capirci qualcosa. Un tema invece strettamente correlato a questo aspetto è quello delle vite passate. Esistono altrettante dichiarazioni di persone che sono sicure, estremamente sicure, di ricordare vite precedenti. Qui finiamo nelle mani del buddismo e della reincarnazione. E se vuoi vedere un video del genere sul mio canale YouTube, lascia un like adesso a questo video e dimostrami il tuo supporto. Per oggi, cari signori, è tutto. Mi raccomando, se ti ho incuriosito, se sei arrivato fino a questo punto del video e hai apprezzato, aiuta il mio lavoro di divulgazione indipendente con un like. Io vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!